Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo sarà un video molto breve perché purtroppo ho iniziato la sessione esami, quindi non ho molto tempo da diciamo dedicare al canale, però comunque ho intenzione di farlo anche perché ci sono stati dei piccoli cambiamenti che andremo a vedere subito nel marketplace e anche nella sicurezza del sito in generale. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parliamo appunto di Rollercoin e di qualche cambiamento che hanno fatto, diciamo, pre-Season 7. I cambiamenti non sono, diciamo, epocali, però sono molto importanti perché anche a me è successo appunto uno dei problemi che sono stati, diciamo, sistemati e quindi l'avessero fatto prima sarei stato sicuramente più contento, però adesso andiamo a vedere tutto. In ogni caso, come al solito, lasciate un bel like sulla fiducia e iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, perché come posso vedere dalle statistiche, tantissimi di voi che guardate i video non sono iscritti e per quanto per voi magari non sia un'azione di grande importanza, per me effettivamente è fondamentale. Inoltre vi lascio ovviamente il link di Rollercoin in descrizione, dal quale potreste ottenere 1000 satoshi gratuitamente nel momento in cui doveste registrarvi alla piattaforma, senza ovviamente la necessità di inserire alcuna tipologia di capitale all'interno del sito. Ma andiamo subito appunto al fulcro del video. Andiamo quindi come al solito nella sezione blog, perché tutte le informazioni importanti ci vengono messe nel blog, e arriveremo su questa sezione. È possibile che questa pagina non venga visualizzata proprio dalla parte del blog. Non mi chiedete perché, ma ogni tanto non inseriscono i nuovi post, sia che sia per importanza, sia perché magari si dimenticano, appunto nella sezione blog visibile, e quindi l'unico modo per accedervi è, diciamo, il link. Vi lascerò comunque il link appunto di questa pagina in descrizione e diversamente comunque la potete trovare sul loro account Telegram. Detto questo, è un articolo molto corto, come potete vedere, però appunto andremo a vederlo subito. Infatti hanno inserito la Two-Factor Authentication, quindi la 2FA, che praticamente è un modo per essere più sicuri, per rendere più sicuro l'accesso al sito. Infatti per poter accedere, o meglio, per poter accedere attraverso l'immissione, quindi il login, sarà necessario mettere un codice che ci verrà inviato via mail. Ricordatevi però che se voi mettete la spunta di rimani connesso o non mi dimenticare, una roba del genere, quando loggate terrà il log per circa una settimana. Diversamente appunto ogni volta che andate a loggare vi chiederà appunto di inserire un codice che appunto vi verrà mandato o via mail o via altri modi che però non sono ancora stati implementati. E questo appunto è per aumentare la sicurezza, in quanto così sarà più difficile per gli altri entrare e quindi craccarvi, diciamo, il login. Per accedere, cioè per attivare questa cosa, semplicemente se utilizzate il sito dal telefono, ve lo chiederà praticamente ogni volta che accedete, o meglio, ogni volta che andate sul sito, anche con il login appunto già immesso, e quindi anche se non dovete mettere effettivamente il login. Diversamente, comunque, se andate nelle vostre personal info, e quindi praticamente andando su, in questo caso, il mio nome, e qui troverete poi la Two Factor Authentication qua sotto, quindi se voi andate a spuntare questa cosa qua vi farà mettere un codice che vi viene mandato via mail e quindi verrà, diciamo, autorizzato il vostro profilo a questo metodo diciamo, di sicurezza. E poi la seconda parte invece, che è appunto diciamo, dei miglioramenti del marketplace. Infatti è stato totalmente reworkato il sistema di prezzo. Infatti, dopo lo andremo a vedere, se mettete un prezzo troppo basso, lui non ve lo farà inserire. Questo perché appunto è per non svalutare il prodotto. Ed è vero che magari una persona vuole toglierlo subito, quindi per far sì che il miner sia venduto all'istante mette un prezzo bassissimo, però così fa sì che venga praticamente come per il discorso dell'altra settimana, viene svalutato il miner o comunque il pezzo, e quindi per evitare questa cosa hanno messo un livello base da cui non si può scendere. Ma nel mio caso ad esempio io avevo sbagliato e al posto di mettere un miner a 34 avevo scritto 14, e infatti come me ne sono accorto, cioè tipo 2 nanosecondi dopo, ho cercato di togliere, quindi di cambiare il prezzo, e
me l'aveva già venduto. Questo perché ovviamente chi vede un miner che magari conosce a un prezzo così basso lo compra all'istante, perché nel peggiore dei casi lo rivende magari al doppio e quindi ovviamente ha guadagnato dagli RLT. E c'è tanta gente che fa così, e quindi proprio per evitare questa cosa, che comunque è ancora fattibile perché comunque il prezzo è molto basso, cioè il prezzo limite sotto cui non si può andare è comunque molto basso, però comunque questa cosa sarà più difficile. E inoltre appunto qua dicono anche per evitare errori, come appunto è successo nel mio caso. L'altra parte invece è più un bug, un ricalcolo dei prezzi che era buggato e quindi praticamente l'hanno messo a posto. Qua inoltre dicono che con questa patch tradare sul marketplace diventa più conveniente, questo perché praticamente il bug che hanno sistemato non permette di acquistare il pezzo nel frattempo che viene ricalcolato il prezzo, e quindi praticamente fa sì che non ci sia questo errore di magari anche solo qualche centesimo di RLT, ma che su milioni di persone che utilizzano la piattaforma diventa un bel problema, sia da parte di chi sta vendendo o comprando, sia da parte di Rollercoin. E inoltre ovviamente anche perché così diventa più conveniente per chi magari cerca di vendere il proprio pezzo a un prezzo bassissimo, che qua diciamo in questo caso diciamo che Rollercoin lo mette sotto mentite spoglie di convenienza per l'utente, e in verità è semplicemente per non svalutare il prezzo del pezzo, quindi che possa essere la parte o che possa essere il miner. Quindi questo è quello che appunto viene detto in questo articolo. Qua ovviamente dicono di stare attenti ai prossimi aggiornamenti, perché appunto tra poco cambierà la season e tutto un po'. Quindi diciamo che questi sono i principali cambiamenti che hanno fatto con questa patch. Come vi ho promesso, vi faccio vedere cosa intendevo. Se ad esempio andiamo a vendere un pezzo, facciamo ad esempio una common fan, come potete vedere adesso il prezzo che viene inserito non è più quello che secondo Rollercoin è il prezzo giusto, ma viene inserito il minimo prezzo al quale si può vendere. Quindi ad esempio in questo caso 0.0026, ma a seconda della quantità, e secondo me anche a seconda di qual è il prezzo minimo a cui si sta vendendo, quindi ad esempio in questo caso 0.0005, viene cambiato anche il prezzo di base. Come potete vedere, se noi mettiamo 2,6, qua ci dice che appunto il minimo prezzo che si può vendere è appunto quello precedente. Se noi invece adesso mettiamo, che ne so, ad esempio 7, ci verrà appunto venduto il pezzo al prezzo che mettiamo noi. Il prezzo appunto si modifica anche a seconda appunto, come vi dicevo, della quantità che c'è e del prezzo minimo al quale viene venduto. Quindi potenzialmente se ci fossero tantissimi pezzi che vengono venduti a 0.00026, probabilmente il prezzo sarebbe la metà circa. E come potete vedere, infatti qui l'ha fatto in diretta, quindi meglio così, posso farvelo vedere, il prezzo è stato modificato e secondo me questo livello è stato inserito pari alla metà del prezzo più basso attualmente di quel miner o di quella parte. Come potete vedere, infatti qui il pezzo è a 0.000257, che è circa la metà di 0.0005, ovvero il prezzo più basso a cui si sta vendendo il prodotto. Quindi questo è tutto per questo video. Spero che questo possa esservi d'aiuto in un futuro, nel momento in cui voleste vendere, un modo per far sì che nel caso in cui sbagliaste non vendeste il pezzo o il miner a un prezzo stracciato, e sicuramente comunque questo potrebbe anche aiutare l'economia di Rollercoin, e quindi per lo stesso discorso dello scorso video, questo permetterà a Rollercoin di aumentare pian piano di più i blocchi, proprio perché avrà un maggiore sostentamento, una maggiore base su cui poggiare, grazie proprio al marketplace e a come sta funzionando. Quindi grazie a tutti per essere stati qui, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale perché sarebbe davvero importantissimo. Vi lascio ovviamente il link di Rollercoin in descrizione, e chi volesse iscriversi alla piattaforma riceverebbe 1000 satoshi gratuitamente, senza ovviamente l'obbligo di inserire nulla, nessun capitale all'interno della piattaforma. E soprattutto vi lascio sotto il link di Rollercoin anche il link della pagina blog, perché magari non la inseriscono come visibile, e quindi l'unico modo per accedervi è tramite link. Quindi ve lo lascerò giù, e quindi nel momento in cui voleste andarvelo a recuperare è giù in descrizione. Piccola informazione di servizio: è probabile che la settimana prossima, quindi la settimana del 20 di dicembre, ovvero il giorno in cui dovrebbe poi uscire un altro video, non pubblicherò nulla. Questo perché sono proprio in mezzo alla sessione esami, quindi mi sarebbe impossibile. Tra l'altro il video che farei sarebbe probabilmente l'uscita della nuova season, e dato che quel video lì è un video molto spesso sia per la novità sia per tutti i calcoli che devo fare,
probabilmente non uscirà prima del 24. Se riesco lo faccio uscire il 24, che è un sabato, però ovviamente non son sicuro, quindi nel caso slitterà probabilmente a lunedì/martedì 27 dicembre. Così nel frattempo posso anche fare bene i calcoli e darvi tutte le possibilità per ottenere dei premi maggiori, perché ho notato che con questa season era possibile, assicurandosi di comprare il pass, era possibile, diciamo, minimizzare il costo anche senza, diciamo, spendere chissà che capitali, e tra l'altro con buone possibilità sarebbe stato anche più conveniente, perché avremmo ottenuto anche molti altri premi. Quindi, promesso che farò questo calcolo anche per la prossima season, però proprio perché sarà un calcolo molto complicato o comunque molto lungo, mi necessiterà un po' più di tempo. Quindi settimana prossima probabilmente non uscirà nessun video e slitteremo alla settimana successiva. Quindi grazie mille di tutto e ci vediamo a un prossimo video.